Ciao e ben ritornati su Cicero One Travel. Io sono Francesca. Io Francesco. E Sono Claudia. E qui c'è piccolo Floki. Oggi fa il bonello. Sì, però ce lo volevamo portare con noi in giro per Berlino. Vi portiamo anche noi qui in giro. Siamo in un parco, il Treptower Park, uno dei parchi forse meno conosciuti dai turisti, ma stupendo. E qui dentro si può trovare tutto quello che si può desiderare in un parco: natura, relax, fiume, panchine dove rilassarsi. E anche un po' di cultura. Esatto, infatti poco distante da qui c'è un monumento, il memoriale ai caduti dell'Armata Rossa, che appunto hanno liberato Berlino, e dopo vi porteremo anche lì. Poco fa siamo stati a un parco giochi abbandonato, lo Spree Park di Plenterwald, sempre qui vicino, costruito nel 69 ma attualmente in disuso ed è visitabile solo tramite visite guidate, quindi abbiamo fatto solo una passeggiatina intorno per dare un'occhiata. Guardare la ruota panoramica che è simbolo di questo parco. Lo Spree Park Berlino è stato l'unico parco divertimenti della DDR con quasi 2 milioni di visitatori l'anno. Dopo la riunificazione della Germania, il parco ha dovuto fare i conti con le difficoltà economiche e così chiuso nel 2002. Poi un breve periodo di apertura c'è stato tra il 2011 e il 2014, quando un incendio ha distrutto la maggior parte degli edifici nel parco. Come dicevamo, in questo parco puoi veramente fare tante cose. Ad esempio, ai piedi dell'isola si possono anche noleggiare i pedalò e le barche a remi. Qui la gente viene a rilassarsi, a passare... No! E adesso ci troviamo nell'Insel der Jugend, l'isola della gioventù, perché noi siamo giovani. Giovani dentro. E per arrivare qui abbiamo dovuto superare un ponte in salita, quindi forse è per questo che si chiama così. E qui la gente viene a rilassarsi, a prendere il sole, a fare acrobazie, a giocare e a suonare. Non so se sentite la musica in sottofondo, comunque è proprio rilassante qui con la vista a fiume. Va bene, allora adesso ci rilassiamo un poco e noi ci vediamo fra poco. Eccoci al Sowjetisches Eremal dentro Treptower Park, che è il monumento in memoria dei caduti per la battaglia nella liberazione di Berlino, logicamente sovietica. Sono dimenticato io che dovevo dire, aspetta. A Berlino ci sono ben 3 monumenti commemorativi per l'Armata Rossa, ma questo qua appunto è il più grande, è dentro uno dei parchi più belli di Berlino. Questo memoriale appunto è in onore dei 5.000 caduti nella battaglia di Berlino del 1945 ed oltre ad essere un luogo commemorativo è anche un cimitero di guerra. Un sentiero fiancheggiato da salici piangenti conduce nella parte principale del parco, il cimitero di guerra vero e proprio, passando così attraverso un portale costituito da bandiere sovietiche e 2 soldati in ginocchio. Lungo l'asse centrale ci sono 5 sezioni rettangolari di prato che simboleggiano tombe comuni incorniciate poi da un pavimento in mosaico. Su ognuno dei lati si ergono 8 sarcofagi in blocchi di pietra calcarea che simboleggiano le 16 repubbliche di cui l'Unione Sovietica era composta all'epoca e i loro rilievi illustrano scene della grande guerra patriottica che fu combattuta tra il 41 e il 45.
Il fulcro del monumento è una scultura alta 12 metri che rappresenta la figura di un soldato sovietico chiamato guerriero liberatore che porta in braccio un bambino tedesco mentre impugna una spada, calpestando allo stesso tempo una svastica spezzata, e questo ovviamente simboleggia il rovesciamento del nazionalsocialismo e la prospettiva quindi di un futuro di pace. Questo memoriale è così diventato il simbolo dell'antifascismo e ospita spesso manifestazioni e cerimonie di commemorazione. Questo è soltanto uno dei tantissimi parchi a Berlino, una città ricca di aree verdi nel bel mezzo del centro. Speriamo di potervi portare presto anche negli altri. Intanto vi salutiamo, noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Cicero One Travel!